No. So, good evening to all of you. Buonasera a tutti. So this satsang is meant to celebrate the death anniversary of Hazur Sawan. Quindi questo satsang è inteso per celebrare l'anniversario della morte di Hazur Sawan. The actual date in which he expired, in which he left the body, it is the 2nd of April. So, say next week could be closer to it. It's almost there. It would be more appropriate, but next week we have only the Bhajan sitting. So, this is something will be deceiving. La data reale in cui lui lasciò questo mondo è il 2 aprile del 48. Quindi sarebbe più appropriata la settimana prossima. Però la settimana prossima c'è solo il canto dei baci. Quindi satsang lo facciamo stasera. Therefore, let's try to fully give ourselves to him. We should be so happy to celebrate the Master's Days. Per cui cerchiamo di dargli tutto il nostro cuore. Cerchiamo di celebrare con tutto il cuore. Cerchiamo di dargli tutto il nostro. In questo modo si celebra i giorni del Maestro. Si potrebbe dire i giorni festivi in cui si festeggia. We may celebrate when the Master is born, but we also celebrate when the Master dies. Possiamo celebrare quando il Maestro nasce, ma celebriamo anche quando il Maestro muore. Ogni occasione è buona per celebrare nel nome del Maestro. Every occasion is good to celebrate in the name of the Master. Now, most of the people who say, well, when the Master dies, we must celebrate. We have to be sorry. We have to be sad. Because he left this world. Ora la maggior parte della gente direbbe, beh, quando il Maestro muore si è tristi, ci si affligge, perché il Maestro ha lasciato questo mondo. But if we are real, if we understand things properly, then I could say that we should celebrate more when the Master leaves this world than when the Master comes into this world. Ma se siamo reali, se siamo obiettivi, allora dovremmo celebrare di più, maggiormente, quando il Maestro lascia questo mondo, che quando il Maestro viene in questo mondo. And this is true with each and every one of us, coming into this world and going through this world. E questo è vero per ciascuno di noi, per quando veniamo in questo mondo e quando usciamo in questo mondo. Quando veniamo in questo mondo dovremmo in qualche modo piangere, direi, quando qualcuno viene in questo mondo. Quando lascia questo mondo dovremmo ridere. When we come into this world, when somebody comes into this world, we should rather weep. And when somebody leaves this world, we should be very happy. We should celebrate. Ci fu un periodo in cui ero molto assorto in meditazione, molto assorto nella ripetizione del Sina, molto inebriato
There was a time in which I was very much into the single repetition. I was all the time very intoxicated, very blissful. Quindi accade che una volta mi fermai vicino a un fiume e ero così inondato dalla presenza divina, ero così saturo dalla presenza divina che gli feci una richiesta, gli dissi: dammi un segno della tua grazia, della tua presenza, della tua volontà. So in an occasion I found myself, I went near a river in that condition. I was very blissful, very saturated with his presence within me. So I asked him, please show me a sign of your will, of something of you, something that you want to tell me. E allora mentre camminavo così guardai per terra e vidi un pezzo di mattonella, una mattonella. So while I was looking like this, I looked down at the ground and I saw a tile. E su questa mattonella c'era scritto: quando venisti in questo mondo, tu piangevi e tutti ridevano. Vivi in modo tale che quando lascerai questo mondo, tutti piangeranno e tu riderai. So I took up this tile and I saw there was something written there. So I read what was written on, and it said like this: when you came into this world, you were weeping and everybody was laughing. Live in such a way that when you leave this world, everybody will be weeping and you will laugh. This filled me up with joy, really. It made me so happy because it was such a wonderful sentence. It was the best that could be told to me at the time. Questo mi rese estremamente felice perché era una bellissima frase, era la migliore che mi potesse essere capitata in quell'occasione, in quella condizione. Therefore, masters do live in such a way in this world. When they leave this world, everybody, all their lovers, all their disciples, all anybody who knows about them, feels sad because a great man has left this world. But they are so happy. They very much love inside themselves. Per cui è così che va. Quando i grandi maestri lasciano questo mondo, giusto perché hanno vissuto questo tipo di vita dedicata alla realizzazione divina, quando lasciano questo mondo, tutti i loro devoti, ammiratori, sono tristi o piangono, mentre loro sono profondamente felici. So in this satsang, I'm going to sing a bhajan two bhajans actually by Master Kirpal, which are dedicated to Baba Sawan Singh. I mean, all his bhajans were dedicated to Baba Sawan Singh, but these are quite specific. They're very nice. They just tell about his love for him, the torment they came along with his love. Quindi in questo satsang vi canterò due bhajan del maestro Kirpal dedicati a Baba Sawan Singh. In realtà tutti i bhajan del maestro Kirpal sono dedicati a Baba Sawan Singh, ma questi lo sono in modo specifico, particolare. Quindi ascoltate con tutta l'attenzione. Therefore listen with all of your attention. Questa è la mia costante raccomandazione. This is my constant recommendation. Siate qui presenti. Be here present. Siate qui concentrati, attenti. Be here concentrated, attenti. Che questo è ciò che crea il satsang. Senza di questo il satsang è vuoto, non funziona. But this is what creates the satsang, makes the satsang. But this
Satsang is powerful something. Without this, satsang is meaningless. Per cui tutta l'attenzione siate Surat. So all of the attention here, be Surat. Savan kabhi aao, kabhi aao, kabhi aao. Ujri hui duniya ko meri aake basao. Ujri hui duniya ko meri aake basao. تم پس نائی کون سنے میری کہانی تم پس نہیں کون سنے میری کہانی ساون کا بھی آؤ تو سنو میری زبانی ساون کا بھی آؤ سنو میری زبانی میں تیرے سوا کس کو کہوں یہ تو بتاؤ میں تیرے سوا کس کو کہوں یہ تو بتاؤ اجری ہوئی دنیا کو میری آ کے بساؤ اجری ہوئی دنیا کو میری آ کے بساؤ ساون کا بھی آؤ کبھی آؤ کبھی آؤ اجری ہوئی دنیا کو میری آ کے بساؤ اجری ہوئی دنیا کو میری آ کے بساؤ جو بانی پہ جوانی ہے اور چدنی رتن جو بانی پہ جوانی ہے اور چدنی رتن تم بھول گئے سوان کیوں پیارے کی وطن تم بھول گئے سوان کیوں پیارے کی وطن جب پریت لگائے تو آپ ترے نبھاؤ جب پریت لگائے تو آپ ترے نبھاؤ اجری ہوئی دنیا کو میری آ کے بساؤ اجری ہوئی دنیا کو میری آ کے بساؤ ساون کا بھی آؤ کبھی آؤ کبھی آؤ اجری ہوئی دنیا کو میری آ کے بساؤ اجری ہوئی دنیا کو میری آ کے بساؤ آنکھوں نے تیری یاد میں سو اشک بہائے آنکھوں نے تیری یاد میں سو اشک بہائے آؤں نے میرے سینے میں طوفان اٹھائے آؤں نے میرے سینے میں طوفان اٹھائے روتے ہوئے ہردے کو میرے آکے ہنساؤ روتے ہوئے ہردے میرے آکے ہنساؤ ساون کبھی آؤ کبھی آؤ کبھی آؤ ساون کبھی آؤ کبھی آؤ کبھی آؤ
Savan kabhi aao, kabhi aao, kabhi aao. Ujadi hui duniya ko meri aake basao. Ujadi hui duniya ko meri aake basao. Ujadi hui duniya ko meri aake basao. O Savan, come sometime after coming, rehabilitate my certain world. You are not near me, who will listen to my story. O Savan, if you came sometime, you would hear it from me. At least tell me, to whom could I tell my story except you? After coming, rehabilitate my certain world. Youth is in full blossom, and the night is full of moonlight. O Savan, why did you forget those talks of love? When you have started this love with me, now maintain it till the end. In your remembrance, my eyes have shed millions of tears. The sighs have wrapped the stones in my heart. After coming, make my weeping heart laugh again. O Savan, vieni talvolta, vieni talvolta. Dopo essere venuto, riabilita, ristruttura il mio mondo desolato. Tu non mi sei vicino, chi ascolterà la mia storia? O Savan, se tu venissi talvolta, l'ascolteresti da me. Perlomeno dimmi a chi potrei dire la mia storia eccetto te. Dopo essere venuto, ravviva il mio mondo desolato. La gioventù è in piena fioritura e la notte è piena di luce lunare. O Savan, perché hai dimenticato quei discorsi d'amore? Quando hai cominciato ad amarmi, se hai cominciato ad amarmi, ora mantieni questo amore fino alla fine. Nella tua rimembranza i miei occhi hanno versato milioni di lacrime. I singhiozzi hanno creato temporali nel mio cuore. Dopo essere venuto, fa che questo cuore piangente rida. And now we go for the next one. Reaching the bottom of the page beside. सावन गले लगा कर बाहों का हार डालो शहीदा बना के अपना उल्फत में मार डालो सावन गले लगा कर आंखों में बास रहे हो गारे दिल में कर चुके हो आंखों में बास रहे हो
دل میں کر چکے ہو اب تو حیا کا پردہ رخ سے اتار ڈالو ساون گلے لگا کر باؤں کار ڈالو شیدا بنا کے اپنا الفت میں مار ڈالو مجنو کی قبر پر یہ کتبہ لگا ہوا تھا مجنو کی قبر پر یہ کتبہ لگا ہوا تھا نام وفا پہ سب کچھ تن من بیوار ڈالو ساون گلے لگا کر باؤں کار ڈالو شیدا بنا کے اپنا الفت میں مار ڈالو ساون گلے لگا کر الفت میں آئے اب تو ایک جن بچ رہی ہے الفت میں آئے اب تو ایک جن بچ رہی ہے اس کو بھی جمل اب باجی میں آر ڈالو ساون گلے لگا کر باؤں کار ڈالو شیدا بنا کے اپنا الفت میں مار ڈالو ساون گلے لگا کر Oh, Savan, hug me and put the garland of your hands around my neck. By making me mad in your love, let me die. You dwell in my eyes and in my heart. At least now, take away the veil of shyness from your face. On Majnu's tomb, there was a target. I sacrificed everything to stay faithful for the one I love, even the body and the mind. Oh Jamal, only love, it's worthwhile continue living. Lose this life in the play of love. Oh Savan, abbracciami e poni la ghirlanda delle tue mani attorno al mio collo. Rendendomi folle di te, fammi morire nel tuo amore. Dimori nei miei occhi e nel mio cuore, almeno ora sopprimi il velo della timidezza dal tuo volto. Sulla tomba di Immagino vira una targa, sacrifica tutto per rimanere fedele a chi ama, anche il corpo e la mente. Oh Jamal, solo nell'amore vale la pena continuare a vivere, perdi la cura nel gioco. So both these bhajans are somehow similar. It's just full of love.
the disciple to his master. Per cui entrambi questi bhajan sono in realtà simili, sono tutti e due pieni d'amore da parte del discepolo per il suo maestro. Qui il discepolo è Kirpal, il maestro Sawan. Here the disciple is Kirpal and the master is Sawan. E questa è stata senza dubbio una grande storia d'amore. And this has been, without any doubt, a great love story. Tutti i veri discepoli di un maestro hanno una grande storia d'amore con il maestro. All the great disciples of a master have a great love affair, love story with their master. Questo amore non è sensuale, non è fisico, è puramente spirituale. This love is not sensual, it's not physical, it's purely spiritual. Qui c'è un amore che è semplicemente amore per l'essenza, per il sapore, per il gusto che si trova nel proprio maestro. This is a love that it is mainly for the essence, for the flavor, for the atmosphere that radiates around the master. Per la sua bellezza, per come lui appare affascinante ai nostri occhi. For his beauty, for the way he appears so charming. Molte volte adesso penso a com'è che io ero così innamorato prima di Kirpal e poi di Ujadi. E questo amore è durato tutti gli anni di associazione con loro. Sometimes I wonder, why is it that I was so much in love with these my two masters, Kirpal and Ujadi? And this love lasted for the whole period of association with them, first with Master Kirpal and then with Ujadi. Perché dopo tanti anni dalla loro morte, effettivamente talvolta la memoria fallisce. Ci si può chiedere, ma com'è che ero così innamorato di questi maestri? Because with the passing of the years, the memory somehow fades away. And one wonders, how come I was so much in love with these two masters? What did I see in them? Che cosa ho visto in loro? Che vedevo in loro? What did I see? Beh, in loro vedevo veramente il polo umano in cui Dio è manifesta. One in them I used to really see the human pole in which God is manifested. È straordinario. Normalmente noi vediamo il corpo umano della gente, vediamo la gente e vediamo il loro corpo. Non vediamo questa grande aureola di luce, di amore, di ebbrezza, questa cosa magica che irradia dalla persona del maestro. Mostly from the people we see this body, we see this face, we see this person talking, looking, acting, interacting. We don't see this divinity radiating from people normally. How come we see in the master this radiance, this beauty, this divinity radiating from people? Perlomeno per me era così. Io nei miei maestri, sia come Kirpal, sia come Ujadi, ho sempre visto questa incredibile radiosità, ho sempre percepito questa incredibile radiosità. Myself, with my masters, always perceived this incredible radiance that emanated from those bodies. E questo non avveniva soltanto quando mi trovavo davanti a quei corpi, ma avveniva già prima, ogni qualvolta un incontro doveva avvenire. And each time a meeting with these my masters had to happen, this coming into this
magnetic field of radiance divine. It wouldn't happen just when it was in front of their body. No, it would happen just as the journey began, sometimes even several days before the journey began. Talvolta anche vari giorni prima che il viaggio cominciasse. And all the journey I had when I went to see my master, all the trip, these many hours going to India and then from Delhi going to Rajasthan, it was like being wrapped in a blanket of light, in a blanket of love. Tutti questi viaggi in cui prima con l'aereo fino a Delhi e poi da Delhi con autobus e cose varie fino a Rajasthan, era come se fossi avvolto in una coperta di luce, in una coperta d'amore. All my cells were drenched with this divine radiance. Tutte le mie cellule erano impregnate di questa divina radiosità. So I felt so wonderful. Even before getting there, I was so blissful, so intoxicated always. Quindi già prima di arrivare là ero sempre così beato, così inebriato. Then when I reached there and eventually I saw this beautiful face, this beautiful man that had so much love, then that was the peak of my life. Poi quando arrivavo lì e vedevo finalmente quest'uomo, questo polo umano che io così tanto amavo, allora sì, lì raggiungevo il picco della mia esperienza umana. Per cui questo è l'amore che ci vuole per il maestro. Se c'è questo tipo di collegamento, allora la vita diventa fantastica. Then if there is this kind of plugging in with the master connection, then life, our life story with him, our love story with him becomes something amazing, fantastic, simple, fantastic. E tutti i miei incontri con i miei maestri sono stati così. Gli incontri con il maestro Kirpal sono stati sconvolgenti, semplicemente. Quelli con Sanji straordinari, semplicemente. And all the meetings with my masters have been of this kind. Those with Master Kirpal, they have been just astonishing. And those with Santa Jai, they were just wonderful, just incredible. Per cui qui, quando c'è questo tipo di trasporto verso il maestro, allora c'è questo incredibile amore. So when there is this kind of pull towards the master, this kind of attraction towards him, then this love is definitely there. Questo amore di cui parla così tanto in questi bhajan il maestro Kirpal, lui decisamente aveva questo grande amore per il suo maestro. He was the one, Master Kirpal, who had this incredible love for his master. So these bhajans, which we are considering here this evening as a topic for this satsang, they're just his love story, expressed in few sentences here in these bhajans. Quindi in questi bhajan, in poche frasi, racconta l'intensità del suo incredibile amore per il suo maestro. We know very well that life is worthwhile when we are full of love. Then we really have a wonderful life, which is really satisfactory, which is really full, complete. Sappiamo benissimo che quando siamo innamorati, allora la vita diventa degna di essere vissuta, diventa fantastica, diventa un viaggio che vale la pena vivere. Without this life becomes something empty, no meaning, no sense. Senza questo amore, questa vita diventa completamente insignificante, senza senso. E questo è un amore straordinario, quello per il maestro. Non è uguale all'amore che possiamo avere per i genitori, per i fratelli e sorelle, per la propria moglie, per i propri figli. And this is a very special love, the one we have for the master. It's a love that we can compare with the love we have for our parents, for our brothers and sisters, for our wife or husband, for our children,
No, it's something else. It's a different kind of love. No, è una cosa diversa, è un amore differente, diverso. È molto più sublime, è molto più grandioso, è un amore che coinvolge tutto l'essere. It's something more sublime, it's a much higher type of love. It's a love that includes, involves, takes out the whole being. Per cui fortunati sono coloro che in qualche modo gli viene dato di vivere questo tipo di storia d'amore. So very lucky are those people, those satsangis who come on the path, and it is given to them to have spontaneously this incredible great love for the Master. Non importa che cosa potrà succedere negli anni di associazione con il Maestro, ci potranno essere tante prove, tanti periodi duri, aridi, ma se abbiamo questo tipo d'amore, questo ci darà la forza, sarà veramente il motore che ci permetterà di passare attraverso tutto quanto. No matter, doesn't matter what may happen during the years of association with our Master. Doesn't matter the tests, you know, the things which we may have to go through during this period. Doesn't matter what, might be very painful sometimes. This pain of separation, this feeling far, this vichora that comes up in the spiritual life. Doesn't matter this or that. We will be able to overcome everything and go to the end of this story. Per me è stato così. Non importa che è successo nei miei 20 anni di associazione con Santa Jaipsing. Ho superato tutto, ho affrontato tutto e ho superato tutto. E sono arrivato alla fine di questa mia relazione, alla fine, quando l'ho lasciato questo mondo. So whatever happened in those 20 years of my association with Santa Jaipsing, all the trials and all the tests and all the problems that came along in this long-standing association with him, he never was able, anything that happened, to erase, finish my love for him. I kept it till the end. Eventually he left this world. Therefore, we are very lucky when, beside all the others love, the other loves that we may have in our life, this is also included, because this is really the very core, the very center of all the possible loves that we may have in life. Quindi siamo estremamente fortunati se accanto agli altri amori che possiamo avere nella vita, come detto prima, per genitori, figli, fratelli, sorelle, parenti, partner nella vita, figli, amici, se accanto a tutto questo, questi amori, abbiamo questo grande amore, questo amore che è l'essenza, veramente il centro della vita, per quel polo umano che rappresenta il divino per noi, allora questa è una grande fortuna. So it's a great luck if we have the possibility of having also this incredible love for the human pole in which we perceive God. Per cui cosa ci dice il maestro Kirpal in questo canto? È una storia d'amore, è un canto d'amore, come l'innamorato lo fa per la sua innamorata, viceversa. So what is Master telling us in this bhajan is just telling a love story. He's just expressing his feelings of love for his master, his emotions, maybe his fears also. Sta esprimendo qui il suo amore per il suo maestro, le sue emozioni, forse anche le sue paure. Because we are human beings. Masters are also human beings. They have a human heart. And this heart may be wounded, feel pain. Quindi i maestri sono anche uomini e hanno anche questo cuore umano, per cui questo cuore umano può essere ferito, può soffrire. E l'amore è un misto di estasi, gioia,
beatitudine e anche sofferenza, dolore della separazione. And this love, it's a peaceful something, an intoxicating something, but it's also painful. It's suffering. Suffering, pain of separation. Called vichara. Che in India o in Punjabi chiamano vichara. I bhajan di Sanjeev sono pieni di questa parola, vichara, separazione da te. Sanjeev's bhajans are full of this word, vichara, separation from you. It makes me mad. Questa separazione da te che mi fa impazzire. O Savan, come sometime, after coming, rehabilitate my deserted world. O Savan, vieni qualche volta. Dopo essere venuto, rianima, ravviva il mio mondo desolato. Per chi ha intrapreso lo io spirituale, la cosa che più gli interessa è realizzare l'unione col divino attraverso il suo maestro. For those who have come on the spiritual path sincerely, for them, the thing that mostly matters is realizing the complete union with divinity manifested in their master. Per cui non pregheranno tanto qualsiasi maestro del passato, non pregheranno Dio nemmeno, se vogliamo, ma pregheranno il loro maestro. Per cui qui Satguru Kirpal Ji dice, oh Savan, tu attraverso cui percepisco Dio, vieni talvolta, e quando vieni, per favore, ravviva, rianima questo mio mondo desolato senza di te. So here Master Kirpal is telling not to any masters of the past. He's not mentioning Guru Nanak, he's not mentioning Kabir, he's not mentioning Swami Ji or any master of the past. He's just mentioning he's God, the human Paul in whom God for him is manifested and keeps manifesting of Savan Singh. So he says, oh Savan, please come sometimes. And when you come, please, you see, this my world is so desolated. It's so deserted. It's like a desert. So when you come, please, make this my world shine again, make it alive. Quindi in questa dinamica del rapporto con il maestro, in questa storia d'amore, c'è unione, separazione. Questo giocare a nascondino con questo nostro Dio. So in this love story with the master, there is this hide and seek relationship, play. This God manifesting, filling up our being, saturate all of our mind, body, cells, everything. And then withdrawing and leaving us like a deserted something, like an empty something, like a body without breathing. Quindi c'è questo tipo di rapporto in cui siamo inondati dalla presenza divina, dalla grazia divina che arriva, ci colma nel corpo, nella mente, nelle cellule, ci sentiamo completamente saturi di lui, poi si ritira. Ed è come quando un fiume diventa secco, senza un deserto. Ci sentiamo estremamente vuoti, la vita non ha più senso. Therefore, Master Kirpal is experiencing this here.
It's incredible pain of separation. He has been so much saturated by light and love. But now in this moment when he writes this bhajan, he feels like a desert. He wants these waters of love to saturate his being again. Quindi il maestro Kirpal qui, quando ha scritto questo bhajan, sta vivendo questo tipo di sensazione, questo tipo di stato, in cui si sente come un fiume senza acqua, come un deserto. Per cui prega il suo Dio, il suo Savan, oh Savan, vieni qualche volta, vieni qualche volta. E quando vieni, ravviva ancora la mia vita, il mio mondo, il mio cuore. So when you again come, please make again alive my life, my world, my heart. Baba Sawan Singh a sua volta ebbe questa sua grande storia d'amore con il suo maestro Baba Sawan Singh. Baba Sawan Singh himself had this great love story with his master Baba Sawan Singh. The image, the figure of Baba Sawan Singh, for us it's unknown because we have never seen a picture of him, really. There is no pictures. So it's kind of a name. We can't relate the name with the image, with the face of him. So it's kind of a fading away image. But, you know, Baba Sawan Singh has been a man, he's been a master, and Baba Sawan Singh loved his master so much. Quindi per noi che non abbiamo mai visto una foto di Baba Sawan Singh, perché non ci sono foto, per noi rimane solo il nome Baba Sawan Singh, che non possiamo correlare con un'immagine, con una foto. Ma per Baba Sawan Singh, il suo maestro, era un uomo concreto, che aveva un corpo, una faccia, una personalità. E Baba Sawan Singh lo amava incredibilmente. È stato il grande amore della sua vita, fu il grande amore della sua vita. So Baba Sawan Singh used to love him incredibly. It was the great love of his life. Can you imagine a man who is married with a woman, has 3 children with this woman? He works far away from home, many 100 kilometers. So he's never at home. And this man, having this wife and 3 children, whenever has a holiday, he doesn't go home to his wife and to his children, but most of the time he goes to see his master. Can you imagine this? Would you do this yourself? Would you be able to do it? Potete immaginare un uomo che è sposato, ha una donna, ha 3 figli con questa donna, lavora varie centinaia di chilometri lontano da casa, quindi non vede quasi mai questa moglie e questi figli, e ogni qualvolta ha una vacanza a ferie non va da sua moglie e dai suoi figli, ma la maggior parte delle volte va a trovare questo suo maestro. Lo fareste voi? I think you find very few people who would, in their holidays, not run home to their wife and to their children. Penso che si troveranno pochissimi uomini su questa terra che nelle giornate di ferie o di vacanza non corrano, volino a casa dalla propria moglie e dai propri figli e del maestro. Se ne dimenticano completamente. And they forget completely about the master. First, the duties. Yeah. In life, we have so many duties towards so many people. Innanzitutto i doveri che abbiamo nella vita. Abbiamo così tanti doveri nella vita, verso i nostri impegni nella vita, verso le persone con cui siamo legati. But where is this, this bond
this duty that we have towards the Master? Where is it in our life? Ma dov'è questo legame, questa storia che abbiamo con il Maestro? Dov'è nella nostra vita? Dove la mettiamo? For most of the people it's a very peripheral something. Per la maggior parte della gente è una cosa molto periferica. Maybe they write letters to the Master, oh Master, I love you so much, I miss you, this and that. But then when they find themselves in the company of the Master, they are very good at thinking of anything else, but not the Master. They don't really care about the Master. Ci sono persone che scrivono lettere di amore al Maestro, di quanto amano il Maestro, di quanto gli manca nella loro vita, ma poi quando si trovano nella compagnia del Maestro non sono in grado di prendere veramente beneficio della sua compagnia. Non hanno quella vera attitudine devozionale d'amore. They don't have this real love, devotional attitude. Mi è capitato di recente, mesi fa, di andare nella casa di un mio iniziato, persona che ogni tanto mi scrive lettere di grande amore, mi scrive mail di grande amore. Dopo 10 minuti che ero nella sua casa, questa persona ha preso il suo telefonino e cominciò a spippolare su questo telefonino, in mia presenza. Dov'è l'amore qui? Non esiste. It has happened to me some months ago that I went to visit a Satsang of mine. I was in his house, and after 10 minutes or why I was there, he took up his telephone and began doing his things with his telephone in my presence. And then this person is capable of writing to me letters of great love. So I wonder, who are we? Can we delude ourselves so much? Maybe cheat. Are we able to cheat ourselves so much? Are we sincere with ourselves? What are we? Per cui mi chiedo quanto siamo sinceri con noi stessi, quanto siamo capaci di essere veri con noi stessi, ma chi siamo veramente? Che vogliamo dalla vita? With this attitude, we don't care. Con questa attitudine, con questo atteggiamento, non arriviamo a nessuna parte di questa vita. Molte volte quando mi trovo insieme ai miei satsanghi, cominciano a parlare di tutto il resto. Si distraggono completamente, non stanno attenti a chi gli sta davanti, questa persona che loro hanno scelto. Many times happens that when I find myself, interacting with my satsangis, with my friends, let's say, I see they don't really, they're not really there. They begin talking about things which have nothing to do with that particular special occasion of being with the Master. With this Master that they have chosen to follow, to initiate from. Questo tipo di relazione col Maestro non funziona, non ci porta da nessuna parte. Il tipo di relazione di cui parla qui il Maestro Kirpal, questo sì che ci porta alla realizzazione di Dio in questa vita. So this type of relation with the Master that we may have with the Master, it won't take us anywhere in this life. The type of relation about which Master Kirpal talks, yes, that will take us to full divine realization in this life. Quindi scegliete come volete viverla questa relazione con questo vostro Maestro. So you choose which way you want to live this, your relation with this your Master. Also, if you come sometime, you would hear it from me, this painful story. At least tell me, to whom could I tell? Is my story except to you? Un amante, questi suoi sentimenti, un satsanghi che è innamorato del Maestro, non li andrà a raccontare agli altri, ma li racconterà solo al suo Maestro.
So a Satsangi who is really loving the Master, he won't go and tell, this is great love, tell about this to others. This he will keep it to himself. It's nothing to be revealed to others. This is what Master Kirpal is telling us. I'm not going to tell this my painful story to anybody. If you come, then I will tell it to you and you will listen from me. Questo è ciò che il Maestro Kirpal sta dicendo qui. Io questa mia storia d'amore con te, questa talvolta penosa storia con te, non la racconterò mai a nessuno. Se vieni, allora la racconterò a te. È solo a te. Per cui non andiamo a raccontare i nostri profondi sentimenti d'amore a chiunque. Li racconteremo solo al nostro Maestro. Master Kirpal was a very, very ideal lover of the Master. Il Maestro Kirpal era un eccellente esempio di amante del suo Maestro. Baba Sawan Singh was an excellent lover of his Master Baba Singh. Baba Sawan Singh fu un grande amante del suo Maestro Baba Singh. Maulana Rumi was a great lover of Shams Tabriz. He loved Shams Tabriz. He fell in love with him like mad. Maulana Rumi fu un grande amante del suo maestro Shams Tabriz. He loved him like mad. Quando Shams Tabriz entrò nella sua vita, abbandonò tutto: fama, discepoli, ammiratori, seguaci, e visse col suo maestro completamente, dando a lui tutta la sua attenzione, tutto il suo servizio, tutto il suo tempo. He lived with his master fully. He forgot about his, he was kind of a guru, Konya, before Shams Tabriz arrived. He had his own disciples, followers, that loved him like mad. But when he met this personage, Shams Tabriz, the son of Tabriz, then he forgot about everything and he spent all his time with his master. He locked himself in his house with his master. He told him, come in my house. We don't go out anywhere. We don't see anybody. We don't allow anybody to come into our life, into our time, and we spend full time with each other. Quindi vieni nella mia casa, stai lì, sarai mio ospite e passerò tutto il mio tempo con te. Ti dedicherò tutto il mio tempo, tutto il mio servizio. Farò tutto per te. This was a love story. For him, Shams was the son of Tabriz, but in reality was the son of God shining into his life. For him, per lui, Shams Tabriz era il sole di Tabriz, ma più che il sole di Tabriz era il sole di Dio che brillò nella sua vita. There are many such like love stories from disciple to master. One of these very great ones was the death of Ramakrishna with Vivekananda also. That was a great love story. Very great love story. Very intense. You know, Ramakrishna was mad in his love for God. That for him came into this California, Divine Mother. Un'altra grande storia d'amore è quella tra Ramakrishna e Vivekananda. Fu una grande storia d'amore. Ramakrishna era folle di Dio, era innamorato di pazzo di Dio, che per lui era rappresentato nella immagine, nella figura della Devi, Kali, la Madre Divina. So he was kind of mad. People were convinced that this person is mad. My God, how can he behave like this?
weeping and shouting, and going about in the night and in the day, fooling around, all over, always praying and weeping and singing and calling this is Divine Mother. But you find a man like this. You find a man like this, he will say, this man is crazy, my God, he's not normal. Era così innamorato di Dio, questo che andava in giro di giorno, di notte, come un folle, piangendo, ridendo, cantando, pregando, invocando questa sua madre. La gente lo vedeva fare queste cose. Pensava, ma questo è completamente pazzo. Nowadays, for us, for everybody, it's very normal to think that Ramakrishna Paramahansa was a great holy man, an avatar. Many people think like this. But if you yourself were to see a man behaving like that, you would just think, this is mad, man. This man is mad. Ora, tutti considerano Paramahansa Ramakrishna come un avatar, come un grandissimo santo. Ma immaginate voi di vedere un uomo che di notte e di giorno vi capita di vederlo in giro piangendo, ridendo, cantando, mormorando sempre tra sé questo nome della Madre Divina. Pensereste che è un povero pazzo, semplicemente. So he was so much in love with this Divine Mother, and then Vivekananda fell in love with this Ramakrishna. Before meeting Ramakrishna, he was a student. He was quite a successful boy. He was a very smart boy. He was studying at university. He was very intellectual, almost. I would say atheist, but agnostic. But then, he was looking for truth, and he went to see this Ramakrishna because people were saying there is this Ramakrishna, this priest there at the temple of Kabhi in Dakshineswar, that it is said to be a very holy man. So, since he was looking for truth, he went to see this man also. Maybe he had gone to see many other men, renowned men of this kind before. Quindi, già che stava cercando la verità, questo Vivekananda sapete, era di una estrazione sociale abbastanza elevata, aveva studiato, aveva fatto l'università, era di inclinazione intellettuale, filosofica, non direi ateo, ma agnostico, però cercava la verità, quindi cercava di capire, di sapere chi, come si può realizzare questa verità. Per cui andò a visitare tante persone, e tra queste anche questo Ramakrishna. Sentì dire che c'è questo uomo di grande santità che vive al tempio di Dakshineswar, vicino a Calcutta. So this Dakshineswar temple is near Calcutta. It's very possible. So Ramakrishna, Vivekananda went to see this Ramakrishna. And when he reached there, Ramakrishna was, sitting in a room with some of his disciples and talking with them. So Vivekananda, this strongly built boy, intellectual, almost as a Westerner, he went there and he told him, "May I ask you a question?" "Yes, you're welcome. Ask." "Tell me, please, have you seen God?" Ramakrishna said, very openly, he said, "Oh, yes, dear son, I see God just as I see you now, but in a much clearer way." Quindi Vivekananda entrò in questa stanza in cui Ramakrishna stava seduto con alcuni suoi discepoli e gli pose una domanda, gli chiese: "Senti, dimmi, hai visto Dio con i tuoi occhi?" Ramakrishna gli sorrise e disse: "Sì, figlio mio, ho visto Dio proprio come vedo te ora, ma in modo molto più chiaro." So, many things happen in this relation between
Ramakrishna and Vivekananda. In the beginning, it was Ramakrishna that fell in love with Vivekananda. Vivekananda wanted really to get rid of him, leave me at peace, but why you are so much after me? He would go to see him in his house because he loved him so. He wanted to see him. He missed him. Ramakrishna was missing Vivekananda, can you imagine? Quindi all'inizio fu una storia d'amore molto particolare. Innanzitutto fu Ramakrishna innamorarsi di Vivekananda. Vivekananda in qualche modo voleva essere lasciato in pace. Ramakrishna era così innamorato di questo ragazzo che certe volte lo andava a trovare a casa sua. And sometimes Vivekananda would tell him, oh, please, leave me at peace. Why do you come to see me? Don't come to see me. That's all. E Vivekananda talvolta le diceva, ma perché vieni a casa mia? Perché mi vieni a trovare? Non ci venire. But then at some point, once he went to visit Ramakrishna, and Ramakrishna just with his foot, somehow he just touched him gently. And Vivekananda fell into such a samadhi that lasted for many hours. And after this, he was so intoxicated. He was like a mad person, going around the whole day just repeating Shiva, 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 Shiva. He was out of his head, simply. Quindi accade una volta però che Vivekananda andò a trovare Ramakrishna e Ramakrishna a un certo punto lo sfiorò con un suo piede, lo toccò. E con questo tocco Vivekananda cadde in un tale stato di samadhi che da lì in poi stette per varie ore in questo stato di assorbimento in Dio, e poi quando questo finì era come fuori di sé, continuava ad andare in giro per giorni a dire semplicemente, a ripetere semplicemente Shiva, 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 sono Shiva, sono Shiva. So these are love stories. Then it was Vivekananda falling in love with Ramakrishna so madly. Allora fu poi Vivekananda a innamorarsi così follemente di Ramakrishna. Ramakrishna era innamorato follemente della madre di Vivekananda. Vivekananda era innamorato follemente di Ramakrishna. So Ramakrishna was mad in love with this divine mother. Vivekananda was madly in love with this Ramakrishna. Queste sono storie d'amore. These are incredible love stories which make our life, the life of those who are lucky enough to experience this kind of intensity, wonderful, amazing, just a dream, something that other people who don't have this, they can't even imagine. Quindi questo è ciò che rende la nostra vita un sogno, una cosa fantastica, qualcosa che le persone che non sperimentano, non conoscono questo, non possono neanche lontanamente immaginare. After coming, rehabilitate my deserted world. Youth is in full blossom and the night is full of moonlight. Why did you forget those talks of love? La gioventù è in piena fioritura e la notte è piena di luce lunare. O Savan, perché hai dimenticato quei discorsi d'amore? Probably Master Kirpal wrote this bhajan, he was still quite young. And we must have written maybe in the night, when there was so much moonlight. So I am in my full age, I am full of vigor, I'm young. There is this very beautiful moonlight. But you, seems like you have forgotten this talks of love between me and you. So what do I do with this my youth, with this my life? Quindi, probabilmente quando il maestro Kirpal scrisse questo bhajan, era nel periodo della sua gioventù, pieno vigore, magari era una notte, c'era una bellissima luce lunare. Per cui dice sì, ho questa mia gioventù, questa notte c'è questa bellissima luce lunare, ma tu mi sembra che hai dimenticato quei profondi
sinceri discorsi d'amore tra me e te. So, we may feel this sometimes. The Master is far from us. He keeps a distance from us. We may come into this state of love story with the Master. Quindi nella nostra storia con il Maestro possiamo entrare in certi periodi in cui sentiamo che Lui è distante da noi, come se non ci considerasse. And sometimes the Master does it on purpose, because he wants us to really experience to the very bottom, to the very deep of ourselves, this dynamic, this process. E talvolta il Maestro lo fa con scopo, con proposito, ci tiene lontani da Lui, perché vuole che sperimentiamo fino in fondo quanto profondo è per noi questo amore, questa nostra relazione con Lui. If it is not real, if it is not very deep, we just give up, we just go away, because here now nothing is happening. He has kind of forgotten me. What do I do here? I look for somebody else, some other guru who will enlighten me again. Quindi, se il nostro amore non è veramente profondo, veramente sincero, allora che faremo? Semplicemente lasceremo perdere, perché nulla sta più accadendo. Qui il Maestro sembra che non gli interesso più, che non mi ama più. Che ci faccio qui? Allora vado a trovare un altro guru, cerco l'illuminazione da un altro. And this is what most of these so-called disciples who are not real disciples do. They go to a guru, they take initiation from him, but at the same time they have, dealing with this other guru, with this other guru, and with this other guru. E questo è quel che fanno la maggior parte, molti di queste persone che sì, vanno da un maestro per l'iniziazione, da lui cercano di trarre qualche vantaggio dalla loro relazione con lui, ma poi allo stesso tempo vanno a trovare quest'altro guru, hanno a che fare con quell'altro ancora e con quell'altro ancora. Well, this is like a woman who has a husband, and what does this woman do? Has a relation with this man, the other man again, and is the unfaithful wife. Is the wife that doesn't have a real relation with her husband. Quindi è un po' come una donna che ha un marito, ma poi ha tanti altri uomini in relazione con questo, con l'altro e con l'altro ancora. Ovviamente la relazione con questo suo marito non è buona, non è vera, non vale niente in sostanza. So, this loyalty, this faithfulness in the relation with the Master is as important as in our relation with our partner. Quindi questa fedeltà, questa lealtà verso il nostro Maestro, nella nostra relazione con il nostro Maestro, è importante tanto quanto la lealtà e la fedeltà della moglie per il proprio marito. Tu mi ami e mi sei fedele, io ti amo e ti sono fedele. You love me and you're faithful to me. I love you and I'm faithful to you. Questa è una vera relazione. Lì c'è vera intensità, lì c'è un grande amore. Se no, l'amore è semplicemente inesistente. So there in the case there is a real love, a real intensity. Otherwise, the love is just absent. It's not there. Quindi l'amore presuppone lealtà. So, love brings on its way, as a side effect, loyalty, fidelity. So, why did you forget those talks of love? When you have started this love with me, now maintain it till the end. Savan, perché hai dimenticato quei discorsi d'amore? Se hai incominciato ad amarmi,
Ora mantieni questo amore fino alla fine. Nella tua rimembranza i miei occhi hanno versato milioni di lacrime. I singhiozzi hanno creato temporali nel mio cuore. In your remembrance my eyes have shed millions of tears. The sighs have erupted storms in my heart. After coming, make my weeping heart laugh. Dopo essere venuto, fa che il mio cuore in lacrime rida di nuovo. Therefore, this intensity of love, it's what acts as a bridge by walking on which we may realize God. Per cui questa intensa storia d'amore, questo intenso amore che possiamo avere per il Maestro, come qui il Maestro Kirpal descrive, agisce da ponte, camminando sul quale possiamo realizzare Dio. Without this bridge, we can cross this abyss that goes from this material world to the divine. Senza questo ponte, senza questo viadotto, non possiamo attraversare questo abisso che va e ci porta dal piano fisico al piano puramente spirituale. Therefore, this bridge is very important. There may be other things important on the path, but this is the fundamental. Ci possono essere tante altre cose importanti sul cammino spirituale, ma questa è la cosa fondamentale. Questa intensità d'amore che ci fa dire nella tua rimembranza, ricordandoti ho versato milioni di lacrime. It's incredible that makes us say in your remembrance I've shed millions of tears. Besides, have erupted storms in my heart. I singhiozzi hanno creato temporali, uragani. So benissimo che cosa intende. I know very well what it means. When I met Master Kirpal, I could never act for a number of years. It went on like this for many, many months. I'd say his name. I couldn't utter his name to anybody without bursting in a sea of tears, really, in such incredible emotions. These storms, these eruptions to my heart. So many tears I shed, talking about him, thinking about him, meditating on him. Quando incontrai il Maestro Kirpal, per molti mesi dopo, per anni, non potevo neanche pronunciare il suo nome parlando con qualcuno, citare il Maestro senza scoppiare in un mare di lacrime. Alcuni pensavano che ma che c'è che non va con te? Che ti è successo? Oh, quello che mi è successo vorrei succedesse anche a te. Some people would think, what's with you? What has happened to you? My God, you were not like this before. Why you do weep so much just mentioning the name of this man? I was tell them, look, what has happened to me, I would wish it to happen to you as well. Quando ritornai dall'India nel 1973, dopo quasi un mese di viaggio, arrivai in Italia e andai a Lecce, la città dove io sono nato in Italia. When I came back from India in 1973, I arrived eventually in Italy after a month of long traveling because I came via land.
And I took the boat from Athens to Brindisi, South Italy, near to the place where I was born. So once I reached Italy, I went to see my parents, my relatives down in South Salento, this area. So I went to see some of my uncles and aunts. And so in the morning, it happened that I was having breakfast with this my aunt, and she asked me, where have you been, dear son? I said, I've been in India. What have you done? Well, I was thinking to tell her that I've met a great master that has really changed my life. But as soon as I tried to say master, I burst into such tears in front of this my aunt who could not understand in any way why was I behaving like that, what was happening to me. So she became so worried and she asked me, but dear son, what's wrong with you? And I said, no, dear aunt, don't worry, it's nothing wrong with me. This is, you can't understand, that's all. Let us say like this, you can't understand. Quindi accade che la mattina seguente, quando ero a casa di questi miei parenti, stavo facendo colazione con una mia zia, mentre parlavamo lei mi chiese dove sei stato, che hai fatto? Io dissi sono stato in India e è stato bellissimo, ho incontrato un grande uomo, un grande maestro, e appena dissi ho incontrato un maestro mi venne una tale emozione che scoppiai in un pianto incredibile, fiotti di lacrime. Questa donna diventò così preoccupata. Ma figlio mio, ma che ti è successo? Ma che c'è che non va con te? Io dissi, zia, lascia perdere perché non puoi capire semplicemente, lasciamo perdere. So, when you are deeply touched by divinity, by divine essence, this is what comes along. Tears and tears and tears. Per cui questo è ciò che accade quando siamo toccati dalla presenza divina nella nostra vita. Quello che ne emana, quello che accade, quello che è il risultato, la conseguenza è lacrime, lacrime e lacrime. So don't think that Master Kirpal is, exaggerating or is out of his head or what is it too much, this love, this something. No. It's meant to be like this. I wish you all have this. Quindi non pensate che il Maestro Kirpal qui è un po' fuori di testa per tutto questo suo grande amore per questo basao. No, è giusto, è così che deve essere, dovrebbe essere così anche. Ve lo auguro. So, this is a love story. This is a love celebration that we are having of Satsang living soul. Quindi questo è il Satsang d'amore, questa è la storia d'amore che stiamo avendo stasera nella celebrazione del trapasso di Basao. So I hope that this satsang has brought some waves of love into your heart also, and maybe saturated with the same love that Master Kirpal is describing here. Per cui spero che questo satsang vi abbia avuto un effetto su di voi e abbia in qualche modo aperto le porte del vostro cuore per saturarlo di questo stesso amore di cui qui il Maestro Kirpal ci ha parlato. With this, life is worthwhile living. Without this, life, it's like Guru Nanak said in that bhajan which I commented in my last satsang. It's a pile of garbage. It's worth nothing. Quindi senza di questo, con questo la vita è grandiosa. Senza di questo la vita è come diceva Guru Nanak in quel bhajan che commentai nel satsang precedente. È un mucchio di spazzatura, non vale niente, semplicemente.
So now, this evening we make it different. I thank you for listening to this satsang. I hope with all of your attention, with all of your involvement, I hope that you've been really part of it, immersed into it, and that you may have felt blissful. Now we go to the meditation. Normally I guide a bit the meditation, then I leave the broadcast, streaming going on, this live satsang recording. But this evening I will do different. I will sing the symbol, I will guide you a bit into meditation, and then I will close this connection. But please continue meditating. It doesn't mean that you should stop. You please meditate. It's after satsang like this, we should go deep within, become a bit one with you. Quindi questa sera facciamo una cosa diversa. Spero che siate stati attenti, che questo satsang vi sia entrato nel cuore, vi abbia saturato il cuore d'amore. Normalmente alla fine del satsang canto poi simbolo, mi guido in meditazione e poi lascio che la registrazione continui. E questa sera la interrompo. Dopo aver guidato la meditazione chiuderò questo satsang, questo collegamento. Per cui mi raccomando, continuate a meditare, non interrompete, perché chiude il collegamento. Domani. Satnam So, to my perception, this satsang has been a worthwhile
celebration of basao mass samadhi. Nella mia percezione questo satsang è stato una specialissima celebrazione dell'anniversario del mass samadhi di Satguru. I hope it has been the same for you. That you feel so saturated with His love. Spero sia lo stesso per voi, che vi sentiate così saturi del suo amore. God is love. God is light. God is life. Dio è amore. Dio è luce. Dio è vita. So when we are full with love, we are full at the same time with light and with life. Per cui quando siamo pieni d'amore, siamo allo stesso tempo pieni di luce, di vita. Per cui se riusciamo a stare ben focalizzati al centro, questo amore, questa luce aumenterà in noi, diventerà sempre più espansa. So if you're able to be well focused in this meditation sitting, this love of which we might feel saturated by now will keep expanding, becoming broader and broader. Quindi non dobbiamo fare altro, siamo pieni di Lui. Semplicemente rilassiamoci, focalizziamoci, ripetiamo insieme. So we don't have to do much, we are so saturated with Him. So let's just relax. Focus the attention in the center and keep repeating the same. Se facciamo questo, se lo facciamo così, allora la grazia dei nostri supremi maestri, Satguru Kirpal Ji, scenderà su noi. If you do it this way, and if you keep doing it this way, then the grace, the blessing of Supreme Masters, Satguru Kirpal Ji, descend more and more. May the Supreme Being shower His blessing, possa essere su noi, riversare le sue benedizioni su noi.